Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 aprile al 1 maggio, dove troveremo la luna piena in Scorpione. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna prima. Vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci, quindi subito dopo la luna nuova del 17, a partire dal 18 per arrivare al culmine di questa energia così potente che troveremo proprio nella luna piena in Scorpione del 1 maggio. Periodo molto attivo per lo sviluppo, per la ricerca, la curiosità, il coraggio, la determinazione che ci possono far raggiungere degli ottimi obiettivi. Energia potente anche dal punto di vista delle emozioni che possono essere travolgenti, l'attrazione, la passione può intensificarsi e direi che può servire ed essere utile molto l'autocontrollo, nonostante i dubbi e le perplessità e nonostante di contro potremmo avere qualche momento di forte instabilità emotiva, di insoddisfazione o alcune emozioni possono essere un po' eccessive, a volte distruttive per noi stessi e per gli altri, aggressività, diffidenza, irascibilità e orgoglio. E adesso procediamo proprio a capire come sarà questo periodo per voi. La prima carta è proprio il leone rampante, che innanzitutto ci parla della possibilità proprio di realizzare un desiderio oppure di ottenere un risultato oltre le nostre aspettative, però allo stesso tempo ci dice che potrebbe essere necessario essere forti, audaci e coraggiosi, di tenere in equilibrio luce e oscurità. Io lo dico in senso metaforico, in senso lato, cioè la dualità che è in noi spesso, in noi tenere in equilibrio le nostre stesse emozioni. La dualità può riferirsi al fatto che possiamo avere dubbi e incertezze, però sappiamo allo stesso tempo che dobbiamo comunque procedere, andare avanti con forza e determinazione. Quindi c'è una specie di situazione che deve essere tenuta in equilibrio, ma secondo me soprattutto le nostre stesse emozioni e quello che desideriamo. A volte si può trattare anche di un conflitto interiore oppure conflitto esterno nei confronti di qualcuno e quindi qui avere il coraggio di scegliere se difendersi, se battersi o lasciare andare. Quindi potete rendervi veramente orgogliosi di voi in questo periodo e in questo momento e magari c'è proprio bisogno proprio di fare un qualcosa che vi faccia sentire orgogliosi, anche per mettervi alla prova, per mettervi in mostra. Poi troviamo colpo di luna. Ecco, questa è molto positiva perché parla di connessione con la magia nell'universo, ma allo stesso tempo ci parla anche di bellezza, di svago, di guardare le cose con gli occhi di un bambino, di stupirsi delle cose semplici, quindi di godere della semplicità della vita. Forse è proprio grazie a queste cose che ci sentiremo molto meglio, molto più spensierati, oppure semplicemente abbiamo bisogno di concederci un po' più di tempo per noi, perché troppo spesso ci lasciamo trascinare eccessivamente dagli impegni, dallo stress, dalle cose che ahimè purtroppo ci allontanano anche da quel tempo giusto che può aiutare noi stessi a riposarci, a riflettere e anche a fare qualcosa di bello. Troviamo Arturo, ecco, questa ha
a che fare con l'aiuto, col sostegno e con la protezione, perché è il guardiano. Il guardiano può essere qualcuno lassù effettivamente, però potrebbe essere anche un legame stretto, qualcuno intorno a voi che in caso di necessità potreste rivolgervi. Qualcuno intorno a noi intendo intorno a voi famiglia, amici, eccetera. Oppure altri aspetti che ci consigliano di creare e mantenere dei legami che possano essere solidi, sinceri, quindi di continuare a costruire una specie di legame, che poi può essere anche a livello lavorativo, perché forse, non si sa mai, ci può essere qualcosa di legato alla collaborazione per eventi e situazioni future. Quindi ecco che abbiamo coltivare legami, legarci solo a persone che possono aiutarci a crescere, ad evolvere, che siano persone sane effettivamente, e poi anche di proteggersi in senso lato. E adesso procediamo con gli altri oracoli, quelli dello sciamano. Allora, vediamo che cosa vogliono dirvi. Partiamo proprio dal primo, dove troviamo le molte vie. Questa spesso ha a che fare con le scelte, con principalmente con le scelte, e quindi in queste cose di ascoltare la nostra guida interiore, sia per trovare coraggio, perché forse le scelte o le abbiamo già fatte o le stiamo facendo, quindi se le abbiamo già fatte, allora abbiamo bisogno proprio di coraggio, di spinta ulteriore. Se invece siamo ancora indecisi, sì, ok, sappiamo che scelte intraprendere, però siamo ancora in una fase di incertezza, allora abbiamo bisogno di vedere oltre l'apparenza, di andare avanti e di incominciare a costruire con consapevolezza. E il cuore ci può aiutare, la nostra bussola, per compiere queste scelte significative. Se poi siamo proprio in alto mare, effettivamente abbiamo bisogno di uscire dai nostri sentieri sicuri, di abbracciare l'avventura, la novità, qualcosa di nuovo, di aprirci anche all'imprevisto come via di trasformazione. Questo abbiamo proprio bisogno di questo, di trasformare noi stessi, la nostra realtà o un qualcosa nello specifico, però dobbiamo lasciare la nostra zona di comfort. Non è mai facile, però è proprio oltre quella zona di comfort che veramente possiamo darci l'opportunità di scoprire cose nuove e magari anche di stare meglio, soprattutto se si stanno passando dei momenti veramente, veramente difficili e complessi. Il mondo superiore ha a che fare con gli aiuti, con la guida. Abbiamo visto anche altre carte, soprattutto Arturo, insomma vi dicevo che è la guida ultraterrena, però si può parlare anche di guida e di aiuti a livello pratico nella vita concreta. Ci parla anche di noi stessi, cioè di potenziale che abbiamo dentro di noi e che vuole finalmente emergere, di un cambiamento in corso, e quindi di riflettere su quale fase della vita si sta attraversando. Di meditare, di prendere contatto con la natura, magari queste sono cose che possono aiutare tangibilmente, oppure di ampliare i nostri orizzonti, la nostra prospettiva, di accettare le sfide, di superare degli ostacoli. Quindi bando e non assolutamente lasciarsi andare alla disperazione, di non far vincere alle difficoltà, ma possiamo noi superare qualsiasi cosa, i problemi, con strumenti concreti. Con strumenti concreti, quindi è vero, tante volte parlo proprio di coraggio, di determinazione, però il coraggio è la scintilla, è quella spinta, ma noi dobbiamo agire
proprio fare, compiere qualcosa e magari ecco il vento ci può aiutare. Questa è una bellissima carta anche di opportunità, vuol dire che qualcosa è pronto per essere trasformato, un'idea, un'abitudine, una prospettiva e quindi è arrivato il momento giusto di lasciare andare il bisogno di controllo e di abbandonare un'abitudine, di aver fiducia, determinazione e portare avanti una sfida. Come vi dicevo, molti di voi magari hanno già capito che cosa fare, avete solo bisogno di mettervi in moto e questo è il momento giusto. Probabilmente, forse per alcuni c'è anche un vecchio modo di fare le cose che non sta più funzionando, quindi anche in questa circostanza è arrivato il momento di cambiare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!